Mossa, ristorante La Rossa di Alba, quindi una cucina di eccellenza in un territorio che è un territorio di grande eccellenza. Quello che ci porterà oggi sarà sicuramente qualcosa di spettacolare e quindi ci attendiamo una performance di grande livello. Bene. Andrea, a te la parola. Cosa ti prepari oggi? Allora, innanzitutto vi ringrazio di questo magnifico invito. Allora, oggi prepariamo un piatto, il risotto Piemonte, quindi con ingredienti del territorio come la salsiccia di Bra, la nocciola tonda gentile, il prezzemolo, il riso, del pangrattato, acciuga, olio alla nocciola, quindi insomma giriamo proprio intorno alla lavagna. Esatto. Di questo territorio. Esatto, la particolarità forse mia o comunque di quello che faccio è normalmente cuocere il risotto quasi sempre solo con acqua. Oggi aromatizzeremo quest'acqua solo con della nocciola tonda gentile e del porro di cervere, quindi daremo anche lì un pochino di gusto e sfumeremo il riso invece che con il solito vino bianco con del vermouth bianco, quindi rimaniamo anche lì sempre. Diamo un gusto proprio territoriale. Benissimo, esatto. Qui a due passi, esatto, che è nato proprio qui a due passi. Esatto, e quindi proprio il territorio lo vogliamo proprio far sentire molto bene. Io già ho messo nell'acqua a scaldare un po' di nocciola in modo che comunque l'acqua e gli oli, proprio l'olio della nocciola cominci a uscire. Vado solo ad aggiungere proprio in maniera molto grossolana un pochino di porro e lo vado a mettere in una teglietta adesso e poi lo andiamo a mettere nel brodo. Quindi in questo modo, in modo che rilascerà un po', non lo faccio partire da freddo in modo che non sia troppo accentuato il gusto del porro. Benissimo. Benissimo, poi cosa facciamo? Andiamo a prendere la nostra salsiccia di Bra, abbiamo inciso già il budello e andiamo a togliere ovviamente la parte esterna. La parte così buona. Cosa facciamo poi? Andiamo a fare dei piccoli pezzettini, andiamo a fare delle polpettine. Cosa faremo? La lasceremo cruda perché è il modo migliore di mangiare questo esatto, e l'andremo però a panare con del pangrattato che andremo poi a finire a tostare in modo che sembrerà fritta ma in verità è una polpetta cruda, esatto, quindi che poi metteremo sopra il piatto alla fine. Quindi vi preparo un pochino di queste polpettine. Useremo poi ovviamente nella mantecazione invece del classico parmigiano, grana padano, quello che uno preferisce, del braduro, quindi per non uscire anche qui dalla tradizione ma rimanere sul territorio. Esatto. Anche se in questo territorio il grana assolutamente fa legge, no? Assolutamente. Abbiamo anche una valle che si chiama grana, quindi sicuramente è una valle che può dare molto. Esatto, però ho pensato proprio al fatto che insomma un braduro potesse essere, poi si presta perché esatto. E finiremo poi appunto il piatto con un pochino ovviamente di nocciola tonda gentile, un po' di polvere di prezzemolo, un pochino nella mantecazione anche un po' di pasta di nocciola, molto poca perché sennò poi diventa una cosa troppo dolce, e delle acciughe, faremo dei pezzettini da mettere qua e là. Quindi avremo l'effetto cromatico e sapore che insomma dovrà ricordare per forza il territorio. Le metti intere, le tritti? No, le metterò le schiaccerò, farò a metà in questo modo qua proprio in maniera molto grossolana. Esatto. Perfetto. Allora io normalmente inizio con un pizzico di sale nella casseruola, inserisco il riso in questo modo e vado a mettere un pochino di olio di nocciola, ne approfitto e anche qua vado già a mettere un pochino di gusto. Di esatto, quindi proprio pochissimo così e inizio la tostatura. Facciamo ordine in questo modo e quindi vado a partire. Nel frattempo appunto vado a inserire anche il porro all'interno della nostra acqua con cui cuoceremo il riso. Esatto, quindi avremo questi due gusti, anche questi del territorio. Quindi iniziamo la tostatura che normalmente appunto io faccio in maniera molto a fuoco vivo per un tempo abbastanza prolungato in modo che il riso, il chicco si tosti bene, che è, come lei mi insegna, è la base, no? Insomma, della riuscita di un risotto, una buona tostatura. Vado ancora a tostare questo pane perché dovrò dare l'immagine di una cosa fritta fondamentalmente, ma non lo sarà. Quindi mano a mano inseriremo questo brodo aromatizzato. Ripeto, solo la nocciola l'ho messa dall'inizio, il porro diciamo già a acqua calda in modo che non sia troppo così invasivo. Esatto. Vedo che la pentola sta già fumando e vado direttamente a cominciare la cottura. In questo modo, voilà. Quindi sento già anche il profumo della nocciola che comincia già a venire fuori. Vado adesso in questo momento a mettere un pochino di vermouth in modo che mi lasci anche un po' questa base alcolica che secondo me se lo faccio proprio troppo sfumare la perde un po', si sente già questa... Perché l'alcol aiuta come
un acido a sgrassare Bravissimo. il prodotto. Beh, Quindi, insomma, qui vediamo già il colore che ha preso il nostro pane. Esatto. Quindi hai già questa impressione appunto della frittura, ma poi fondamentalmente non lo sarà. Vado solo già a metterci un pizzico di sale, giusto per avere comunque, come si fa col fritto, no? Che alla fine si va a salare. Vado a inserire le mie polpettine in questo modo, che poi vado a girare dentro. Vedete che prende questo, sì, come se fosse fritta. Poi dopo adesso li lasciamo qua in modo che un po' l'umidità viene assorbita e poi le andremo a mettere alla fine proprio sopra il piatto, quindi le lasciamo qui. Continuiamo la cottura, ovviamente inseriamo il liquido mano a mano, mai troppo insieme, perché se no facciamo un riso bollito e non un risotto. Io normalmente ho una cottura di 10 minuti, non di più, bello croccante, insomma, che rimanga, che si senta ancora. Usi sempre Carnaroli o usi altri? Io uso sempre Carnaroli, per i risotti ho questo vizio, non so se è un buon o un cattivo vizio. Qui ovviamente che io mi sono portato avanti, perché ovviamente è una lavorazione lunga, abbiamo un fondo di un ristretto di vitello che viene fatto con le ossa, degli scarti, metto anche della coda di vitello che mi dà un gusto che io apprezzo molto. 3 giorni di bollitura, filtrato e fatto restringere senza nessun tipo di addensante, quindi proprio arriviamo alla consistenza aspettando che si ritiri. Bene. Quindi dobbiamo solo attendere la cottura. che la cottura avvenga. Esatto. Ok? Bene, io sono arrivato alla cottura. Inseriamo il nostro burro. Ovviamente nel riso il burro ci va, io non sono uno che sta indietro col burro. Assolutamente. E il nostro bra che vado a grattugiare proprio in diretta qui, se riusciamo. Qui ce la facciamo. Allora, appoggiamo qui, cominciamo a mantecarlo. Ovviamente, come vedete, piano piano si deve sciogliere il burro. Nel caso in cui mi dovesse servire ancora un po' di parte liquida, mi aggiusto col brodo e vado a portarlo nel modo migliore. Quindi iniziamo la mantecazione, finisco la mantecazione con qualche goccia di olio alla nocciola e di pasta di nocciola. Così, non tanta, perché anche questa qua è molto persistente, molto importante come sapore. Allora, un goccino di brodo, sempre un po' alla volta, ci regoliamo quando abbiamo la giusta mantecazione, esatto, consistenza. Ok, andiamo nel piatto in questo modo, un po' alla volta. Voilà. Allora, facciamo proprio sotto una sorta di una sgocciolata che poi quando distribuita molto bene, in modo esatto, in modo che poi quando si andrà a cominciare a girare il risotto aiuterà anche la mantecazione. Esattamente. Mettiamo allora già le nostre piccole polpettine che apparentemente sembrano fritte ma non lo sono, quindi apprezziamo comunque tutto il gusto. Sono più leggere. Esatto, non andiamo a friggere ma lasciamo il gusto. Spezziamo le nostre nocciole proprio in maniera molto grossolana. Quindi è un riso che volendo si può anche fare a casa, Sì. si può fare, chiaro, È poi abbastanza semplice. sì, non è una cosa, poi chiaramente magari il ristretto si può sostituire con qualcos'altro, insomma. Mettiamo le nostre acciughe, anche queste sparse qua e là, in questo modo, e finiamo il tutto con Un po' di verde. un po' di questa polvere che vado proprio a buttare qua e là in questo modo. È molto impalpabile, ma Certo. È un prezzemolo disidratato. esatto, in verità liofilizzato, quindi è proprio processo di liofilizzazione. Esatto. Ecco qua. Perfetto. Risotto di Grazie Piemonte. Andrea, un piatto bellissimo, un piatto caldo.